Ieri, 6 agosto, Papa Leone XIV si è recato ad Assisi per l'8° centenario della morte di San Francesco, incontrando migliaia di giovani europei riuniti per il Go Franciscan Youth Meeting. Durante l'incontro, alcuni di loro hanno potuto rivolgergli domande dirette, senza filtri. La prima a prendere il microfono è stata Carolina, arrivata da Zagabria, in Croazia. Cresciuta in una parrocchia francescana intitolata a Sant'Antonio di Padova, ha raccontato di una fede che le è stata trasmessa non con le parole, ma con lo stile di vita dei frati, semplicità, gioia, fraternità. Oggi però si confronta con un mondo che cambia rapidamente, dove i giovani faticano a trovare punti fermi e relazioni vere. La sua domanda al Papa è stata diretta. Come si fa a restare autentici discepoli di Cristo, portando speranza ai propri coetanei, senza perdere quella semplicità e vicinanza che rende credibile una testimonianza cristiana? Grazie Carolina per questa domanda. Innanzitutto buongiorno a tutti voi. Un saluto anche ai giovani che già sono dentro la Basilica, che ci accompagnano anche, credo, con gli schermi. Sono veramente contento di essere qui con voi. Allora, Carolina, grazie per questa domanda. Credo che molti, ascoltandola, abbiano sentito che conteneva già una parte della risposta, perché hai dato una testimonianza dello stile di semplicità, fraternità, vicinanza, che ti ha convinta e ti ha consentito di maturare nella fede, appartenendo a una comunità, ma aperta a tutti. Questo è avvenuto in una regione dell'Europa che solo 30 anni fa ha conosciuto la guerra, il pericoloso intreccio tra confessione religiosa e nazionalismo. In realtà la presenza dei francescani aveva ispirato per secoli il dialogo e aiutato la convivenza pacifica tra cattolici, ortodossi e musulmani. Oggi essere fedeli a questa tradizione di prossimità significa andare controcorrente, lavorando alla purificazione della memoria e coltivando la riconciliazione. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo, perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali, cioè al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Sottrarsi alla cultura della potenza e costruire la civiltà dell'amore non è subito compreso e accettato. Da San Francesco però imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili, accoglienti verso tutti. Non è facile, ma dà molta gioia. Provate ora a immaginare per un momento il luogo dove ci troviamo, ma 8 secoli fa. Qui, in aperta campagna, si erano radunati con Francesco centinaia di giovani fratelli da tutta Europa. Cercate di vederli, come raccontano le fonti, schiera a schiera, qui 40, ove 100, dove 80 insieme, tutti occupati nel ragionare di Dio, in orazioni, in lacrime, in esercizi di carità, e stavano con tanto silenzio e con tanta modestia che ivi non si sentia uno rumore. Quel silenzio è il contrario della guerra, con le sue violenze, grida e crudeltà. La storia di quei frati, come oggi i vostri sacchi a pelo, raccontano la pace.
Ecco la Chiesa, un'assemblea di fratelli e sorelle alla quale tutti sono invitati. Cari giovani, com'è bello stare insieme a ragionare di Dio e così alla sua luce della vita stessa, nella sua bellezza, nel suo mistero, nella sua serietà. Testimoniate questo stile dappertutto, specialmente in un tempo in cui la tecnologia disabitua a stare insieme fra persone in carne ed ossa. San Francesco ha intuito che scegliere la povertà può avvicinare i lontani, incoraggia l'incontro e invita allo scambio di doni. Egli ha intuito così che il Vangelo non è separabile dalle scelte di Gesù Cristo, il quale si è fatto povero per arricchirci. Il Vangelo è la sua vita, il suo cammino, la sua incrollabile fiducia nel Padre. Se ci raduniamo nel suo nome, Lui viene in mezzo a noi e la gioia che ci riempie il cuore è libera e sincera. Questa gioia evangelizza più delle parole e non si può nascondere. Grazie.